Vigilia di International Champions Cup, con domani la Juventus chiamata ad affrontare alle ore 13:30 italiane il Tottenham di Mauricio Pochettino, e con Maurizio Sarri che assieme a Mattia De Sciglio proprio oggi da Singapore ha presentato l'imminente match. Diversi gli spunti affrontati dal tecnico bianconero, che si è soffermato tanto sulla tattica ma che ha risposto anche a qualche domanda sul mercato. Partendo dall'inizio, l'ingresso mediatico del tecnico toscano si è focalizzato principalmente sulla parola identità, ovvero, detto Sarri, dobbiamo trovare la nostra identità tattica ed sono importanti questi test prima degli impegni ufficiali proprio per oliare i meccanismi. È chiaro che parliamo di una squadra ancora fortemente sperimentale, vuoi perché diversi giocatori sono rimasti a Torino per perfezionare la condizione atletica, vuoi perché non ci sono ancora i reduci dalla Coppa America, vuoi perché i nuovi acquisti ovviamente si devono ambientare. Detto ciò, tra i nuovi acquisti c'è anche ovviamente Matthijs de Ligt, che è partito regolarmente per la tournée asiatica, che domani, a detta di Sarri, qualche minuto lo metterà nelle gambe. Poi oggi abbiamo visto la sfida vinta da Manchester United di misura sull'Inter, protagonista a suoni di giocate Pogba, che è stato proprio oggetto di argomento anche nella conferenza stampa di Sarri, ovvero gli è stato chiesto al tecnico juventino: ma Pogba potrebbe arrivare alla Juve? E Sarri ha risposto: posso solamente dire che è un grande giocatore, mi piace, però poi non sono il direttore sportivo della Juve e non so se esista una trattativa o meno. Parole di circostanza, questo secondo me resta un fronte da monitorare. Perché? Perché Pogba da Manchester United vuole andare via e perché soprattutto il Real Madrid non ha ancora affondato il colpo. Però questo argomento lo affronteremo in settimana con un video apposito. Resta quindi la Juve, che domani dovrà mettere minuti nelle gambe. Vedremo quale sistema di gioco sceglierà Sarri, che ha già detto che Cristiano Ronaldo nella sua idea di calcio partirà da sinistra per poi accentrarsi, ovvero non cambierà il modus operandi del miglior giocatore al mondo, uno che ha saputo vincere tutto proprio partendo in quel ruolo. E quindi chissà che il numero 9 della Juve, che ancora tecnicamente non c'è perché Gonzalo Higuaín, come ben sapete, ha scelto la 21, o comunque gli hanno dato questa maglia. In molti danno per scontato che la 9 sarà di Mauro Icardi, che è un giocatore che resta fortemente il minimo della Juve, però sappiamo bene come la Juve in questo momento debba vendere almeno due attaccanti. I maggiori indiziati restano Gonzalo Higuaín, fortemente voluto dalla Roma, Mario Mandzukic, chiacchierato in ambito tedesco, ma per il momento sul croato non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Poi bisognerà capire cosa vorrà fare la Juve concretamente con Moise Kean, un giocatore che piace tantissimo all'Everton, che potrebbe portare una plusvalenza significativa, però credo che in questo momento sia il discorso di Kean che quello di Demiral, richiesto dal Milan, siano ancora in tono puramente embrionale. La prossima settimana la Juve parlerà sia con l'agente di Kean, quindi con Mino Raiola, sia con l'entourage di Demiral, e là capiremo un po' di più cosa vorrà fare la Juventus su questi due giocatori, che tra l'altro sono molto giovani e potrebbero portare moneta sonante. Argomenti ancora prematuri, perché parlare di trattative ufficiali per le cessioni di sia Demiral che Kean non corrisponderebbe a realtà. Una Juve che deve anche piazzare, come vi dicevo anche nei giorni scorsi, João Cancelo, un giocatore che non rientra più nei piani della Juve, che è stato tra virgolette promesso a Manchester City, che però prima di affondare il colpo deve trovare una sistemazione a Danilo. Insomma, iniziamo a parlare finalmente, ripeto finalmente, di calcio giocato. Abbiamo commentato queste prime parole di Sarri, quindi la seconda conferenza dell'ex allenatore del Napoli da quando siede sulla panchina zebrata, e domani assieme analizzeremo anche questa prima sgambata contro gli Spurs, che si pronuncia molto interessante. È vero che i vice campioni d'Europa sono più avanti nella preparazione, però si possono ottenere indicazioni interessanti da sviluppare e analizzare assieme. Se vi è piaciuto questo video mettete like e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube di Romeo Agresti. Un abbraccio e buon weekend a tutti!